comincio a vedere delle strane scie luminose bianche in cielo. In questa tappa vedrò strutture strane, paesaggi che sembrano irreali e qualcosa di davvero incredibile nel cielo. Tutto questo mentre lotto con il sonno e continuo a spingermi sempre più a nord. Mi trovo in questa valle in Norvegia in direzione di Trofors. Sto guidando nella neve con temperature davvero basse e penso solo a resistere al freddo. Finalmente smette di nevicare e inizia a fare, tra virgolette, caldo. Ho smesso di pensare a resistere, ma mi sono comunque fermato per qualche ora perché mi stavo davvero congelando. Avrei dovuto essere a letto da ore e la circolazione diminuiva. Erano le 2 di notte ed era tutto chiuso. Una volta ripreso un po' di calore sono ripartito, esco dalla valle e mi trovo davanti all'ingresso del tunnel di Toven, più di 10 km sotto la montagna completamente da solo. Un tunnel lungo, silenzioso, quasi irreale. Il traghetto non sarebbe partito prima del mattino, ero molto stanco e non avrei resistito ore sotto la pioggia. Quindi ho montato la tenda e ho dormito proprio lì. Anche se non ero a 150 metri dal casettino ai traghetti, mi hanno lasciato riposare. Qui su questa costa il tempo è tutta un'altra storia. Ci sono le nuvole sì, ma non nevica. E soprattutto la temperatura è più alta, la strada è molto migliore. Il paesaggio quasi mi aiuta a non sentire la stanchezza. Anzi, se ci penso dovrei essere molto più stanco di così. Davanti a me ho ancora 300 km prima di arrivare a Boda. Spero di farli tutti. Il canale che sto costeggiando sulla sinistra tra poco si chiuderà per poi riaprirsi mentre continuo verso. Da qui dovrei tornare a vedere il mare. È incredibile, basta salire appena sopra il livello del mare e la strada peggiora subito. Però più in alto vai, più la vista ripaga di ogni cosa. Quei casottini sulla spiaggia sono dipinti col tipico rosso delle case norvegesi. Vi svelo una curiosità che forse non sapete sulla Norvegia. Avete presente il colore rosso delle case norvegesi? Non è un normale colore rosso, ma si chiama rosso falun. La cosa interessante è che non viene dalla Norvegia, ma dalla Svezia, da una città che si chiama Falun, famosa per le miniere di ossido di ferro. Proprio dall'ossido di ferro deriva il pigmento. Ma non vi fate ingannare, non è solo una cosa estetica, ma molto funzionale, e ora vi dico perché. In Norvegia quasi tutte le case erano in legno e il legno andava protetto da umidità, freddo e pioggia. Questa vernice è molto resistente alle intemperie, dura a lungo nel tempo ed è anche economica. È per questo che molte case erano dipinte di questo colore. Adesso, quando vedrete una casa rossa in Norvegia, saprete che dietro a quel colore c'è una storia che arriva dalla Svezia. Torniamo a costeggiare il mare del nord. Questa galleria non è larga come altre che ho attraversato ed è anche più vecchia. È stata costruita nel 1982. Come molte gallerie datate in Norvegia ha un problema, la condensa per via dell'escursione termica. Appena entri la visiera può appannarsi quasi subito. E qui non potevo non fermarmi un attimo. Guardate questo spettacolo. Quella montagna mezza innevata, circondata dal mare, con una nuvola che copre la cima, sembra uscita proprio da un mondo fantasy. Mi fermo un attimo così ve la faccio vedere meglio. E qui invece ci sono 2 laghi ghiacciati con la strada che passa proprio in mezzo. Vedete lì all'orizzonte il fiordo? Da lì prenderò uno dei traghetti con il percorso più scenico della Norvegia. Dalla cartina potete vedere perché. È incredibile, io sono stanchissimo perché ho guidato tutta la notte. È impossibile rinunciare
guardare queste montagne, è incredibile, incredibile. Mentre faccio la strada verso la prossima meta, che dista circa 2 ore da qui, vi racconto un'altra curiosità sulla Norvegia. Il norvegese si può scrivere in 2 modi diversi, uno si chiama bokmål, l'altro nynorsk. Il primo deriva dal danese ed è quello più diffuso oggi. Il secondo invece è stato creato da zero dal linguista Ivar Aasen, che voleva costruire una lingua basata sui dialetti parlati nelle zone rurali. Attualmente però solo circa il 15% dei norvegesi utilizza il nynorsk. Eccomi di nuovo, lo so, ho attraversato mezza Norvegia per arrivare a un bagno. Sembra uno scherzo, ma questo è proprio un bagno, ma è anche un'opera d'arte. Oltre al bagno, la struttura principale, c'è anche un memoriale dedicato al sottomarino Urred, affondato durante la seconda guerra mondiale. Queste strutture fanno parte di un'iniziativa alla Norvegia Scenic Route, un'iniziativa volta a creare strutture architettoniche che si fondino con il paesaggio, non semplici edifici, ma edifici che diventino parte del panorama stesso. Il progetto è stato creato nel 2011 da uno studio norvegese. Quello che rende davvero unica quest'opera è proprio il paesaggio con cui si fonde. È una vera e propria terrazza affacciata sul mare, pensata per fermarsi e ammirare il panorama. In un certo senso mi ricorda la terrazza Mascagni a Livorno, anche se qui l'atmosfera è completamente diversa. Adesso vi faccio vedere più o meno qual è la vista direttamente dal bagno. Mi separano ancora 2 ore da Boda. Tra l'altro per andare a Boda sono passato da qua e solo dopo, mentre montavo il video, ho scoperto che lì esiste il vortice marino più potente del mondo. A volte attraversi dei posti incredibili, ma lo capisci solo dopo. Arrivato all'ostello a Boda, per una volta niente giro della città, perché il giorno dopo mi aspettava un traghetto per le isole Lofoten e lì iniziava un altro capitolo di questa incredibile avventura. Sono qua a Bodo, ieri sono arrivato qua ma non c'era nessuna nave per andare all'isola Lofoten. Oggi in teoria ci dovrebbe essere almeno una nave da internet, però non si sa niente, nel senso che non c'è la biglietteria, non c'è nessuna persona a cui chiedere, quindi qua c'è un sacco di persone che stanno aspettando una nave per le isole Lofoten, ma nessuno è certo che sia la nave giusta. Si aspetta e tra un pochino si spera di avere questa certezza. La nave, come potete vedere, è finalmente arrivata e questa volta ho legato la bambina alle barre e sembra molto più stabile del solito. Sono le 4 del pomeriggio e sto partendo per le isole Lofoten. Dopo cercherò di registrare la costa delle isole. Il panorama è veramente stupendo. Non c'è un punto della Norvegia che sia bello da vedere. Questo tramonto sulla nave era davvero romantico ed è uno di quei momenti in cui pensi che forse con qualcuno a fianco sarebbe più bello. Sono qua a metà viaggio per le isole Lofoten e in questo momento sta tramontando il sole
Lofoten ho visto una delle cose più incredibili di questo viaggio. Dopo appena 6 km, arrivando nel paese di Rene, comincio a vedere delle strane scie luminose bianche in cielo. Poco dopo capisco che è l'aurora boreale. All'inizio però ero deluso perché a occhio nudo le vedevo solo bianche. Poi scatto una foto e diventano verdi. In foto erano verdi, ma non quel verde intenso che mi aspettavo. Si stanno affievolendo e io sto quasi decidendo di andare via, ma invece tornano e molto più forti. Riesco a fotografare l'eroica insieme all'aurora boreale. Questa volta era davvero verde e, come avete visto dall'ultima foto, stava di nuovo però per andarsene. Convinto che sta per andarsene, riparto, ma appena dopo 3 km mi devo fermare di nuovo, perché questa volta parte davvero un'esplosione di colore. Mentre ero lì a guardarla e a scattare foto nel telefono, la GoPro mi aveva di nuovo abbandonato. Ho scoperto una cosa sull'aurora boreale che non sapevo e che mi ha colpito. Delle volte l'aurora boreale è di un grigio bianco quasi impercettibile all'occhio umano. E allora cosa c'è di strano? La cosa strana è che la macchina fotografica la percepirà comunque di colore verde. Quindi se vedete una foto con un'aurora di un verde leggerissimo e qualcuno vi dice che la vedeva così, o ha una vista incredibile o non vi sta raccontando tutta la verità. Comunque, dopo questo piccolo avvertimento di questa magica aurora, io vi do appuntamento al prossimo episodio, che vi consiglio di non perdere, perché vedrò il campo da calcio più bello del mondo e uno dei villaggi più belli delle isole Lofoten. Io, come al solito, vi auguro buona strada a tutti e ci vediamo nel prossimo episodio.